Come si realizza un pratico scaldacollo all'uncinetto per grandi e piccini con un punto di tendenza e soprattutto facilissimo? Lo scopriamo insieme in questo video tutorial. Io sono Silvia e ti do il benvenuto e il bentornato qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento. In questo tutorial realizziamo insieme questo scaldacollo a punto arabescato, completamente personalizzabile in tutte le misure, adatto per grandi e piccini e adatto anche a chi è principiante del lavoro all'uncinetto, perché ci basta conoscere semplicemente i punti base: catenella, maglia bassa, maglia alta e maglia bassissima. Ripeteremo i passaggi di soli 2 giri di lavorazione per ottenere questa texture super particolare. Lo scaldacollo ovviamente è reversibile. Abbiamo infatti lo stesso punto sia all'interno che all'esterno. Vi seguirò passo passo in tutte le fasi del progetto. Troverete un approfondimento sulle misure, sul multiplo da utilizzare e ovviamente sulla tipologia di filato, super morbido e con un colore super di tendenza che ho scelto per questo progetto. Andiamo quindi a vedere la lista dei materiali e se questo progetto sarà di vostro gradimento, mi raccomando, fatemelo sapere con un bel pollice in su, un commento proprio qui sotto il video e non dimenticate di iscrivervi al canale se non volete perdervi tutte le mie prossime pubblicazioni. Il filato per questo progetto è Perfect di lanaio.it. Lana merino di primissima scelta è uno dei filati più utilizzati di lanaio.it, resistente e facile da lavorare. Si presenta estremamente morbido, liscio e dà una meravigliosa sensazione di benessere sulla pelle. I capi realizzati con questo filato non risultano pesanti anche quando li indossiamo per molte ore e ovviamente zero pelucchi e soprattutto zero perdita di tonicità nel corso del tempo. 100% pura lana vergine merino extra fine, mulesin free. Il singolo gomitolo ha un peso di 50 grammi per una resa di circa 125 metri. In etichetta ci viene consigliato uncinetto e ferri da maglia numero 5. Questa tonalità di viola lilla è veramente super particolare e di tendenza. La trovate in tabella colore con il codice 12940 ed è solamente uno degli oltre 90 colori disponibili per questo filato che vi consiglio di andare assolutamente a visionare sul sito di lanaio.it. L'unico limite all'utilizzo di questo filato è la nostra fantasia. Oltre al progetto che andremo a realizzare insieme, potrete utilizzarlo per pullover, giacche, cardigan, morbide sciarpe aperte, cappelli. Insomma, non vi resta che provarlo. Vi lascerò indicato poi sullo schermo il numero esatto di gomitoli utilizzati per il nostro progetto. Andrò ad utilizzare un uncinetto numero 4. Adattate sempre il numero di uncinetto alla tipologia di filato e alla vostra mano di lavorazione. Il nostro scaldacollo è realizzato con il punto arabescato, che richiede come base un numero di maglie multiplo di 4. Le dimensioni del progetto sono a piacere, io l'ho realizzato di circa 62 x 16 cm, perché volevo uno scaldacollo che facesse almeno 2 giri intorno al mio collo e abbastanza alto. Quante catenelle dobbiamo realizzare per il nostro scaldacollo? L'unico modo per saperlo con certezza è quello di fare un piccolo campione. È un progetto realizzabile per grandi e piccini, ovviamente variando le misure, e può essere realizzato per fare anche più giri intorno al collo oppure per creare un semplice scaldacollo ad anello. Fatto il campione e le dovute proporzioni, saprete quante catenelle avviare e il numero di catenelle varierà non solo in base alla tipologia di filato che volete utilizzare e alla vostra mano di lavorazione, ma anche alle misure che desiderate ottenere. Nel mio caso, per uno scaldacollo di 62 x 16 cm di altezza, ho avviato 200 catenelle, che è esattamente il multiplo di 4 che ci serve per questo progetto. Oltre alla larghezza, anche l'altezza dello scaldacollo è a vostro gusto. Più giri di lavorazione andrete ad eseguire, più alto sarà il vostro progetto. Fatto il cappio al nostro filo, per questo progetto dobbiamo avviare un numero di catenelle multiplo di 4 che andremo poi a chiudere in circolare.
Nel mio caso vado ad avviare 200 catenelle. Voglio condividere con voi un piccolo trucco per non sbagliare il conteggio delle catenelle, oppure se dovete mettere il progetto da parte mentre state contando e riprendere in un secondo momento. Quando realizzate un certo numero di catenelle, che possono essere 10, 20, 30, posizionate poi sull'ultima catenella lavorata un marcatore. Io ad esempio ho fatto 20 catenelle. Sulla 20ª, l'ultima lavorata, posiziono un marcatore e continuo a contare. Fatte altre 20 catenelle, posiziono un secondo marcatore. Posizioni i marcatori sempre alla stessa distanza. Questo è stato posizionato sulla 20ª catenella, quindi il secondo marcatore è sulla 40ª. Tra un marcatore e l'altro, nel mio caso, ci sono 20 punti. È un ottimo metodo quando dobbiamo realizzare tante catenelle e dobbiamo sempre tenere sotto controllo il numero, oppure abbiamo paura di sbagliare a fare i conti. In questo modo saprò che ogni marcatore ho lavorato 20 punti. Potete anche posizionarlo ogni 10, ogni 30, ogni 40, ogni 50, a seconda delle vostre esigenze. Realizzate tutte le catenelle necessarie, dobbiamo ora chiuderle in circolare. Per fare questo dobbiamo controllare che siano tutte rivolte nello stesso verso. Non devono esserci torsioni di questo tipo. Verificato questo, andiamo con il nostro uncinetto ad entrare nella prima catenella che abbiamo lavorato. Prendiamo il filo ed eseguiamo un punto bassissimo. Ed ecco chiuso il nostro scaldacollo in circolare. Cominciamo subito con la lavorazione del punto arabescato. Questo punto è una combinazione di maglie alte e catenelle che andranno a formare dei punti V e maglie basse. Cominciamo creando il primo punto V. Realizziamo 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto del nostro giro. 1, 2 e 3. Aggiungiamo poi una catenella di separazione ed entriamo qui, all'interno della catenella presente sulla base, dove abbiamo chiuso in circolare il nostro progetto. Carichiamo quindi il filo sull'uncinetto, entriamo in questa catenella e lavoriamo un punto alto. Abbiamo realizzato 3 catenelle per sostituire una maglia alta, una catenella di separazione e un punto alto. Questo è il nostro primo punto V. Saltiamo poi la catenella successiva e andiamo nella seguente. Vi entriamo con l'uncinetto e lavoriamo un punto basso. Vedete che il lavoro si piega leggermente verso sinistra, questo è assolutamente normale. Saltiamo la catenella successiva e andiamo nella seguente, dove dobbiamo lavorare un altro punto V. Carichiamo quindi il filo sull'uncinetto, saltiamo una catenella di base, andiamo nella successiva e vi lavoriamo maglia alta, catenella di separazione e una maglia alta nella stessa catenella di base. Questi sono tutti i passaggi che dobbiamo ripetere per questo giro. Realizzato il punto V, saltiamo la catenella successiva, nella seguente lavoriamo un punto basso. Saltiamo la catenella successiva, nella seguente punto V. Quindi lavoriamo maglia alta, catenella di separazione e una maglia alta nella stessa catenella di base. Proseguiamo in questo modo fino al termine del nostro giro. Al termine del giro, l'ultimo punto che lavoriamo sarà una maglia bassa e ci avanzerà precisa una catenella prima di andare ad eseguire la nostra chiusura. Per chiudere il giro cerchiamo la terza catenella delle 3 catenelle che sostituivano il primo punto alto del giro. Quindi contiamo 1, 2,
3 catenelle. Entriamo nella terza catenella e chiudiamo il giro con un punto bassissimo. Abbiamo così completato il primo dei 2 giri di lavorazione che ripeteremo per tutto il nostro progetto. In questo momento siamo sopra ad un punto V e dobbiamo cominciare il nuovo giro. Rispetto alla lavorazione sottostante dobbiamo ripetere la stessa sequenza di punti facendo ovviamente una piccola variazione. Sopra ciascun punto V dovremo lavorare una maglia bassa e sopra ciascuna maglia bassa dovremo lavorare un punto V. In questo momento siamo qui, sopra un punto V. Dobbiamo entrare qui, nello spazio sotto la catenella di separazione e lavorare direttamente un punto basso. Questo sarà il primo punto del nostro giro. Guardiamo a sinistra. Abbiamo una maglia bassa. Sopra questa maglia bassa dobbiamo lavorare un punto V. Quindi entriamo con l'uncinetto ed eseguiamo maglia alta, catenella di separazione e una maglia alta sempre sopra la maglia bassa. In questo modo andiamo a sinistra. Abbiamo un altro punto V. Entriamo qui nello spazio sotto la catenella di separazione e lavoriamo un punto basso. Accanto abbiamo un punto basso, quindi lavoriamo un punto V. E proseguiamo in questo modo fino al termine del nostro giro, ripetendo sempre le nostre sequenze di punti. Dobbiamo ora chiudere questo giro e cominciare il successivo. Il primo punto del nostro secondo giro è una maglia bassa. Con l'uncinetto entriamo sopra questa maglia bassa e realizziamo il punto bassissimo per chiudere il giro. Dobbiamo sempre guardare con attenzione il punto sottostante all'inizio del giro. In questo caso abbiamo una maglia bassa, quindi il nuovo giro, il terzo, dovrà cominciare con un punto V. Quindi lavoriamo le nostre 3 catenelle che sostituiscono un punto alto, la catenella di separazione e sopra la maglia bassa lavoriamo il punto alto così da formare il punto V. Di conseguenza il punto successivo sarà una maglia bassa sopra questo punto V sottostante. Questo giro è quindi cominciato con un punto V. Terminerà qui, lavorando una maglia bassa all'interno di questo punto V sottostante. Cosa possiamo dedurre? Che un giro comincerà sempre con un punto V, mentre il giro successivo comincerà con un punto basso. I passaggi del primo e del secondo giro sono quelli che quindi dobbiamo alternare. Proseguiamo in questo modo, alternando questi 2 giri di lavorazione, fino ad ottenere un risultato come questo. Questa è la texture da vicino, semplice ma di grande effetto. Come anticipato, io ho lavorato giro dopo giro fino a raggiungere un'altezza complessiva di circa 16 cm. Ovviamente se desiderate lo scaldacollo più alto o più stretto, non dovete far altro che aumentare o diminuire i giri di lavorazione. Vediamo ora come completare, quindi concludere definitivamente il nostro progetto. Il mio giro in questo caso è terminato lavorando un punto V sopra l'ultima maglia bassa disponibile. Vado sopra la maglia bassa presente qui e chiudo anche questo giro con un punto bassissimo. Dopodiché allungo la mia asola, sfilo l'uncinetto e taglio il filo. Sfilo il tutto e utilizzando un ago devo mimetizzare la chiusura all'interno del mio lavoro. Vado sul punto seguente, che nel mio caso è una maglia alta, ed entro da dietro proprio sopra questa maglia, prendendo entrambe le costine e porto il filo verso di me. Torno poi indietro all'ultimo punto lavorato, che nel mio caso era sempre una maglia alta. Vado ad entrare questa volta in mezzo tra le 2 costine, portando così il filo dall'altra parte del mio lavoro.
In questo modo ho creato una finta maglia sopra la maglia bassissima che ho utilizzato per chiudere il lavoro. In questo momento il mio filo nasce da qui, dall'interno del mio progetto. Faccio passare il filo sotto a qualche punto, in questo modo. Realizzo un piccolo nodino e taglio il filo in eccesso. Adesso il mio scaldacollo è pronto per essere indossato. È un progetto che mi ha dato veramente grandissima soddisfazione. Prima di tutto il colore, un colore di tendenza. Il punto che vedete abbiamo realizzato solamente con 2 giri di lavorazione, semplice ma allo stesso tempo particolare, e soprattutto è realizzato con un filato super morbido. Perfect di lanaio.it. Vi ricordo, questo è solamente uno dei tantissimi colori disponibili e la morbidezza è veramente impareggiabile. Se volete scoprire questo e tantissimi altri filati di lanaio.it, tutti di super qualità, vi invito a dare uno sguardo al loro sito e a vedere una video recensione pubblicata proprio qui sul mio canale YouTube con tantissimi dei loro prodotti. Scoprirete caratteristiche, peso, metraggio, tabelle colore, insomma un video che secondo me non potete perdervi se cercate filati italiani e di qualità. Ma ora ditemi, questo progetto vi è piaciuto? L'avete trovato interessante? Se è così fatemelo sapere con un bel pollice in su, un commento proprio qui sotto il video e ovviamente se ne avete piacere, per non perdervi tutti i miei prossimi contenuti, vi invito a iscrivervi proprio qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento. Non dovete far altro che cliccare sull'apposito pulsante presente sotto il video. Perciò con questo scaldacollo meraviglioso vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e ci vediamo molto presto in un nuovo contenuto, sempre qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento.